Come prima recensione di un film del 2019 ho scelto Hunting Evil. Sia il poster sia il trailer mi avevano illuso che si trattasse di un lavoretto rapido, di quelli per cui ci fosse poco da dire, perché tanto sarebbe stato brutto in ogni suo aspetto. Forse un po' mi sbagliavo. Probabilmente dovrei smetterla di farmi influenzare dalle recensioni e dai voti che il pubblico dà a questi film. Fidatevi, dall'ottica di uno che ha probabilmente già sperimentato tutto il peggio che l'arte cinematografica può offrire, determinati film possono costituire delle vere e proprie sorprese e sicuramente mi mettono in difficoltà quando devo scrivere una recensione. Consideriamo innanzitutto che se non l'avessi scoperto online non mi sarei mai accorto che questo film è stato girato quasi 10 anni fa. Sicuramente questo indice di una certa qualità del girato. Certo, però il fatto che ci sia voluto così tanto tempo per farlo uscire potrebbe dirci un sacco di cose. La trama non è sicuramente il punto forte di questo film. Il nostro protagonista è Jonas, che si diletta a fare l'acchiappafantasmi. La sua storia ci viene raccontata durante una prima inutile parte che fa da preambolo alla trama vera e propria e che copre un arco di ben 19 anni. Tutto inizia quando si trova faccia a faccia con la cosiddetta entità che ha rapito una bambina. Malauguratamente, nel tentativo di cacciare l'entità, la bambina muore e lui passa i successivi 5 anni in carcere. Quando viene rilasciato, per lui è molto difficile trovare lavoro. A questo punto si ripresenta l'entità che con l'inganno gli fa suggellare un patto che gli fa ottenere un lavoro di successo. Dopo altri 7 anni l'entità torna a reclamare ciò che le spetta, uccide la moglie di Jonas e rapisce il loro figlio adolescente. Questo è il momento in cui lui deciderà di dare la caccia all'entità trasformandosi in un acchiappafantasmi. Altri 7 anni dopo arriviamo al presente e l'entità ha appena rapito un altro ragazzino. Jonas e i suoi assistenti si fiondano ad investigare. Ora, questo è effettivamente il momento in cui l'azione del film comincia a svilupparsi. Tutto il preambolo iniziale è stato francamente inutile, soprattutto perché c'è un momento abbastanza preciso del film in cui ci sarebbe stato benissimo il racconto della storia di Jonas. Forse il problema è che per come l'hanno concepita era troppo lunga e contorta da spiegare in una scena sola, ma questo ha allungato inutilmente il film. Oltretutto, durante la primissima scena, durante la quale c'è il primo incontro tra Jonas e l'entità, a livello registico, scenografico e visivo è a dir poco agghiacciante, e se per voi la prima scena ha una grande importanza, vi consiglio di stare bene alla larga da questo film. Tutto il resto del film procede in modo abbastanza lineare, in modo forse anche banale, ma considerato tutto rende abbastanza. Non ci sono grandi colpi di scena, tranne che nel finale, in cui potrei dire di essermi quasi stupito. Sembrava che l'entità, sotto forma di una ragazzina mascherata, dovesse avere una qualche identità rilevante. C'è effettivamente la scena cliché in cui le si toglie la maschera, ma non è particolarmente interessante o inquietante. La vera cosa che mi ha sorpreso di questo film è probabilmente la caratterizzazione dei personaggi. A livello di cast ci sono stati alti e bassi. In più di un'occasione ho letto che il film è stato salvato dalla presenza di Corbin Bernsen, ma francamente non sono molto d'accordo. Però tutti i personaggi, dal primo all'ultimo, compresi i personaggi più rilevanti, erano caratterizzati. C'erano un paio di caratterizzazioni un po' eccessive e secondo me una di queste era proprio quella del personaggio di Bernsen, ma in generale è una cosa che mi ha stupito molto ed è raro trovare in un film di questo tipo. Così come nella prima scena, gli effetti visivi sono agghiaccianti per tutto il film e sono probabilmente il primo motivo per cui si può dire che questo è un brutto film. Di contro, qualsiasi scena che non abbia effetti visivi è fatta piuttosto bene, perfino una scena in cui l'entità fa volare degli oggetti dentro una casa, per cui per un futuro vi consiglierei di eliminare gli effetti visivi completamente. Fate un bel horror psicologico, così viene sicuramente meglio e magari dovete fare anche meno lavoro di post-produzione. Consigliatemi qualche film del 2019 che meriti una recensione. Continuate a seguirmi qui e a tutti i link che trovate nell'info box. Dal mondo delle entità mascherate per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao!